Esattamente, come dice il titolo. Probabilmente a casa sei pieno di cose e prima di mandarmi a cagare, aspetta un attimo e valuta questi suggerimenti che ti sto per dare. Sono sicuro che a casa hai delle scatole tipo queste. Io ho trovato tutta questa roba a casa di mia madre, nella mia vecchia cameretta, ed erano sotto al letto. Cose che nella vita ho accumulato, messo lì. Magari sono cose che ho accumulato nell'arco di anni e ho sempre messo via perché dici non sono cose rotte, è un peccato buttarle, però non ci fai neanche niente e sono rimaste lì per anni e anni. Che ne so, può essere un vecchio orologio, può essere magari delle vecchie sorprese trovate nel McDonald's, cose che non ci sentivamo di buttare e le abbiamo tenute lì. Ora ti faccio notare una cosa: quante sono queste cose che hai accumulato? Anche se le vendessimo solo a €1 l'una, fatti un conto. Conta quante sono. 10, 50, 100. 100 cose a €1 sono €100, no? Ok, ora non ti dico che venderemo tutto a €1, si spera. Magari qualcosa venderemo a 5, 10, o magari hai anche qualcosa di valore e non sapevi aver lì, una vecchia collana, un vecchio orologio che ancora funziona o che magari è ricercato. Insomma, mai dire mai. E forse è anche per questo che non buttiamo via niente, perché dentro di noi lo sappiamo che magari queste cose un giorno potrebbero valere qualcosa o semplicemente ci eravamo dimenticati e siamo fortunati a ritrovarle. In più ti sto dando questi suggerimenti perché vendere queste piccole cose, anche se valgono €1, però ti fa far pratica. Se tu hai intenzione di fare 2 soldi vendendo roba online, cominciare da qui è il modo ideale, perché magari una transizione va male, hai sbagliato qualcosa, insomma, alla fine è roba da €1, anche 2, 3, insomma, non ci abbiamo perso molto, però abbiamo imparato una lezione. E cominceremo a far pratica vendendo, che ne so, su Vinted, su Wallapop, eBay, poi ci sono altri siti di vendita, io ve ne ho solo elencati qualcuno, che ne so, c'è Katawiki, Facebook, Subito, insomma ce ne stanno di siti per vendere online, però io comincio sempre da Wallapop, eBay e Vinted perché sono quelli più gettonati, dove ci stanno più utenti, e mettendo in vendita su più siti avrai maggior possibilità di trovare il tuo acquirente, perché non è detto che quello che sarà interessato a un oggetto tra i nostri stia solo su Wallapop, magari ha l'account su eBay e noi stiamo vendendo su Wallapop e non troveremo mai il nostro compratore così. Facendo invece un account Wallapop, uno eBay e uno Vinted, quello che faccio anch'io, ci vuole un attimo poi a fare un account, una roba da niente, avremo più possibilità. Io ho fatto una guida, per esempio, su Wallapop, dalla A alla Z. Sono 40 minuti di video, lo so, è lungo, però spiego dall'inizio alla fine come fare per non rimanere fregati, per non far andare a male una vendita, insomma, segui bene la guida perché poi ci sta anche un piccolo problema. Appena ti iscrivi, ogni tanto quando metti gli oggetti ti contatterà qualcuno per cercare di fregarti mandandoti magari un link. No, quando tu vendi su Wallapop ti esce sempre questa cosa qua. Già l'ho detto nell'altro video, quindi guardatelo per essere più tranquillo. Fidati, conviene. Ora io non voglio spaventarti, però su internet è facile cadere magari a volte nella ragnatela di qualcuno. Se tu segui bene la guida, stai tranquillo che non succederà. Infatti qualcuno già mi ha scritto anche sui commenti nel video che vi linko qua. Che cosa succede? Mi hanno mandato un link e io ho detto: guarda, se guardavi bene il video avevo detto che non dovevi aprire quel link. Per fortuna è andato tutto a posto. Torniamo a noi. Che cosa abbiamo tra le mani? Vediamo subito. Io per esempio non mi ricordo nemmeno cosa c'era in queste scatole. Per esempio, qua cosa abbiamo? Francobolli, ottimo. Francobolli a volte non lo sappiamo, ma potremmo avere un pezzo molto molto raro e anche costoso in casa. E io negli anni non mi sono mai sentito di buttare via i francobolli, a parte che sono belli, però è anche un peccato buttarli via così nella carta. Ecco, come dicevo, una sorpresa del McDonald's, mi ricordo che questo era Mario del McDonald's del 2014 addirittura, c'è scritto qua, potrebbe valere qualcosa. Andiamo avanti. Una vecchia stampante portatile, ecco dove era finita. Non la uso da qualche anno e potrei anche tenerla questa o venderla, se non mi serve proprio a niente. Valuto anche questo dopo, questo sta a voi. Per esempio di qua cosa abbiamo?
Ok, un vecchio smartwatch. Mi ricordo che l'avevo comprato e poi non l'ho più usato. Vedi? Per esempio questo potevo rivenderlo subito, visto che tanto è stato lì per anni a far niente. E quindi niente, adesso è qui che probabilmente non vale più niente, però sempre 1 euro, 2, 5, penso almeno 5 euro, questo riuscirò a venderlo. E andando avanti comunque, che ne so, ecco vedi, un'altra vecchia macchina fotografica che non mi ricordo nemmeno più chi me l'ha regalata. Come facciamo a capire quanto vale questa roba? Mica chiamiamo un esperto adesso, o non possiamo star lì a cercare ogni volta il nome, il pezzo. C'è una funzione molto più semplice che ti insegnerò adesso. Allora, facciamo spazio. Hai un telefono? Penso di sì. Che cosa te lo dico a fare? Prendi il tuo telefono. Se non hai Google Chrome, scaricatelo. Se sei già pratico di questa guida che ti sto per insegnare, vai avanti al prossimo capitolo. Faremo una ricerca tramite foto. Come si fa? Apri Google Chrome e invece di stare a scrivere di che si tratta, dell'oggetto che stiamo cercando, clicchiamo su questa icona qua della fotocamera. Ti chiederà magari di farti dare l'accesso alla fotocamera, eccetera. Tu digli di sì. Se non te lo chiede e non riesci a farlo, disinstalla Google Chrome, reinstallalo e quando te lo richiederà digli di sì. Quindi clicco su questa icona e si aprirà questa schermata. Ora prendi una superficie neutra, tipo io appoggio qua su questa superficie verde, può essere anche un tavolo nero, una superficie bianca, insomma una superficie neutrale. Prendiamo il nostro oggetto e lo mettiamo qua. Ora andiamo con il telefono qui, clicchiamo prima su questa icona della fotocamera e si aprirà a tutto schermo questa immagine qua. Ora, andando a cliccare sulla lente di ingrandimento, lui farà una foto e come vedete mi seleziona già l'oggetto in automatico. Ok, vedo già che qua alcuni l'hanno già messo in vendita. Questo non è, questo neanche, eccolo qua il nostro oggetto. Tra l'altro su eBay. eBay è forte perché è indicizzato. Per esempio non troveremo mai niente di Wallapop e Vinted, è per questo che io dico mettilo su Wallapop, mettilo su Vinted e anche su eBay, così la gente lo troverà più facilmente. Ora, che ne so, apro questo e vediamo a quanto lo vende. 1,99 euro. Vediamone un altro. Questo 2,17 euro. Ora facciamo una valutazione nostra, piccola valutazione in cui vediamo a quanto più o meno lo vendono le altre persone e poi decidiamo. Per esempio, qua vedo solo che c'è l'omino, ma io per esempio ho tutto il kit completo. È funzionante? Sembra di no. Non è funzionante, ma almeno è completo. Quindi già potrei venderlo a 4-5 euro invece di 1,99 euro. Vedete com'è facile? Cioè, poi sta a noi. Una volta comunque messo online, dopo se vediamo che la gente lo osserva, è interessata così e sta lì da un po', magari possiamo anche abbassare un pochino il prezzo, fargli delle proposte d'acquisto in modo che così lui è contento e noi ci liberiamo di un oggetto e ci abbiamo anche guadagnato qualcosina. E tu ti starai chiedendo, ma devo farlo per tutti gli altri? Beh sì, tanto hai visto quanto ci vuole poco. Magari trovi delle cosine che dici, questo sicuramente non vale niente, per esempio questo è un vecchio pupazzo, è anche rotto, una volta c'aveva il sangue, me l'aveva regalato da bambino, era una roba veramente, siamo sotto Halloween quindi, però vediamo subito, magari mi sbaglio io e vale qualcosa. Torniamo indietro e facciamo una nuova foto, togliamo tutto, mi raccomando sempre neutrale in modo che l'intelligenza artificiale capisca subito quale oggetto noi vogliamo identificare. Clicchiamo sempre la nostra lente di ingrandimento e vediamo, ecco, per esempio c'è già chi lo vende a 29 euro nuovo su Amazon, però anche a 5 euro usato lo vedo, quindi già un 5 euro. Io non credo che valga 5 euro, però anche a metterlo solo a 1 euro, perché no, proviamoci e via così. Per esempio ho anche un vecchio orologio, ho visto un vecchio orologio che non funziona più, probabilmente perché sarà scarica la batteria, ormai non so da quanti anni è qua, me l'avevano regalato alla comunione, quindi ha tutto il quadrante un po' rigato. Se poi qualcuno è capace a metterselo a posto è un attimo riportarlo a nuovo. Vediamo quanto vale, sempre la solita procedura,
clicco la mia lente ingrandimento e come vedete lui trova esattamente l'orologio. Ora qua vedo già 89 euro, 110 euro, perfetto. 89 euro, ma vedo che è messo in ottime condizioni rispetto al mio. Il mio magari è un po' più rovinato, potrei anche venderlo a 20 euro, 30 euro, comunque è un bel orologio, tutto in acciaio, eccetera. Magari anche qualcosina in più. Io partirei poco meno di quello che lo vendono le altre persone. Se proprio non ci teniamo e dobbiamo venderlo, fai sempre il prezzo un po' più basso o comunque competitivo. Per esempio qua vedo 89 euro, magari vado a informarmi, è nuovo con etichetta, ok, questo è usato un po' rovinato, faccio una stima, direi un 40 euro, metto a 40 euro, dopodiché posso abbassare un pochino e vedere cosa succede, magari qualcuno è interessato e lo compra, sono sempre 40 euro. Perfetto, adesso facendo un conto, no? Mettiamo che una cosa vale 10, una 5, una 20, una 40, fatti un conto di quanto hai tra le mani. Ok, magari mi ritrovo un 400-500 euro tra le mani, per carità non mi cambia la vita, però insomma mi fanno comodo. Ok, come ho detto prima, se lo vendi su più piattaforme hai maggiore possibilità di venderlo subito. Ora venderlo su tutte ogni volta dici è una follia, però se abbiamo tempo e se abbiamo voglia di dar via tutte queste cose, soprattutto se ci servono due soldi, il tempo si trova e poi non ci vuole così tanto tempo. Vi faccio vedere. Per esempio, vendiamo questo Swatch. Cosa faccio? Faccio intanto le foto, lo fotografo da più parti in modo da far vedere bene soprattutto i difetti. Quindi cosa faccio? Vado su Vinted o Wallapop, facciamo Wallapop, vendi, titolo. Come faccio a sapere come si chiama questo modello? L'abbiamo visto poco fa. Ritorno su Google e vedo qua l'inserzione. Copio direttamente quello che c'è scritto qua. È un po' barare, lo so, però è internet. Alla fine la comodità di internet è proprio questa. E copio esattamente quello che ha scritto, magari modificando quello che non ci serve, orologio Swatch con il numero del modello. Già l'algoritmo mi ha trovato la giusta categoria, metto le mie foto, 1, 2, 3, 4, mi raccomando, più foto caricate e più gli acquirenti staranno tranquilli. Descrizione, ricopio direttamente il titolo, usato con quadrante rigato ma funzionante, e poi aggiungo magari per altre foto o domande chiedi pure, perché alla fine così diamo la massima disponibilità. Ok, è un orologio usato, magari qualcuno dice sì ma funziona? Ora, io penso di sì, cambiando la batteria funzionerà sicuramente, magari dopo lo provo, prima di metterlo in vendita o prima di spedirlo. Adesso non starò qui a fare tutta la trafila. Però, per esempio, già su una piccola action figure o un oggettino, un altro orologio, non so, qua ce ne abbiamo di roba da vendere, insomma, cacciaviti, cos'altro c'è qua? Questo mi sa che non si può vendere. Non è neanche scaduto. Piccoli droni, giocattoli, insomma, qualsiasi roba. Non c'è bisogno di controllare se funziona un giocattolo tipo questo omino della Lego. Magari il drone sì. Comunque, diamo massima disponibilità, mettiamo in vendita e hashtag. Questi sono importanti perché così nelle ricerche viene subito fuori, anche se c'è già scritto Swatch, eccetera. Prezzo, partiamo da 40 euro e poi così possiamo andare a scendere. Magari posso anche partire da 50, 50 euro. E vediamo se qualcuno lo osserva. Nel momento in cui lo osserverà qualcuno o mi contatterà qualcuno per chiedermi uno sconto, volentieri. Tanto, ripeto, è un orologio che stava lì da chissà quanti anni, quindi che io lo conservi o no, non mi cambia proprio niente. Ma se lo vendo, 2 soldi mi entrano in tasca e quello fa la differenza. Quanto pesa? Modifica il peso e conferma. Aggiungi il prodotto. Boh, è in vendita. E questo metodo lo puoi fare su eBay e su Vinted. Ma non è finita qui, perché oltre a tanti oggetti potresti avere anche scarpe, vestiti che non usi più e fai la stessa cosa. È inutile che li lasci lì nella scarpiera per anni e anni le vecchie scarpe. Magari hanno un valore, magari sono ancora in buono stato e qualcuno le potrebbe apprezzare. E allora perché lasciarle lì? Per esempio, io ho queste scarpe qua che non uso più. Che me ne faccio? Non le voglio più, le vendo.
In questo caso Vinted secondo me è quello più consigliato per i vestiti. E allora cosa fai? Stessa cosa, sempre con Google, anche qua gli fai una foto e vedi subito quanto vale per fare una stima. Visto com'è facile? Me ne già trovate. Pensa che le stavo per regalare queste scarpe, valgono 150, 130, mettiamo anche che le vendo solo a 100, sono 100 euro che stavo per regalare. Insomma, non avrei fatto un ottimo affare. Quindi questo vi voglio dire, guardate bene cosa avete, valutate voi e fate una stima. Visto quanto è facile, e ora non vi resta che andare a caccia dei vostri tesori. Che battuta, mamma mia. Controlla bene quello che hai in casa, perché sicuramente qualcosa di valore ce l'hai, e anche se non valgono chissà che, come hai visto, anche metterli tutti insieme prima o poi comunque tiri su una piccola somma e soprattutto diventerai pratico per vendere roba. Ma ti do un altro consiglio bonus. Quando sarai diventato bravo a vendere, potrai anche dare una mano a qualcun altro che magari non è pratico di queste cose qua. Magari come te all'inizio non eri pratico e adesso sei un esperto. Per esempio, li vedi tutti questi giochi qua dietro a sto cavalletto? Scusate, sto facendo anche la ripresa dall'alto perché così è più comodo. Me l'ha dati un ragazzo che ha detto: io non ci faccio più niente, me li vendi per favore? Mi conosce, sa che io vendo cose online usate, le mie cose online usate da un po' di tempo. Ho cominciato sotto il Covid perché ero rimasto senza lavoro e non è che ci ho fatto degli stipendi, però almeno ci ho pagato l'affitto con quello che ho venduto. E da lì in poi mi sono impratichito. Tant'è che questo ragazzo mi ha contattato e mi ha detto: Ivan, mi vendi queste cose per favore? Certo, perché no? E sono riuscito a vendergli più della metà delle cose, che adesso vedete qua, ce n'è ancora un bel po'. L'ho vendute in 2 settimane intorno ai 1100 euro. Io gli ho detto: guarda, io te le vendo, mi tengo un 35%, ora di quei 35% sono quasi 400 euro. Non mi cambiano la vita neanche quelli, però buttali via. Lui è contento che ha ricevuto i suoi soldi e si è sbarazzato di quello che non gli serviva più. Io sono contento perché anch'io ho ricevuto i miei soldi alla fine, non è moltissimo, però mi sono divertito ed è stato facilissimo. 2 settimane. E ti starei chiedendo: come hai fatto in 2 settimane? Guarda i prossimi video che caricherò la prossima settimana e spiegherò anche come sbloccare le vendite, perché a volte vendiamo tante cose subito e poi ci restano lì molte cose che mettiamo online e nessuno compra. Se poi vuoi uscire da un blocco delle vendite, nel senso che ormai hai venduto un po' di roba ma molte sono rimaste lì ed è qualche settimana che non riesci a vedere più niente, ti insegno un piccolo trucco. Io lo chiamo booster. Praticamente acceleriamo le vendite. Un po' quello che ho fatto io per vendere in 2 settimane più della metà dei giochi che c'erano qua dietro. Quindi adesso cosa fare? Vai subito a vedere cosa hai tra le mani, fai un po' di pratica con le piccole cose, tieni da parte le cose che hanno più valore e dopo, quando sarai diventato pratico, metti in vendita anche quello o aiuta a qualcun altro a vendere le sue cose. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a vendere qualcosa grazie a sto video e alla prossima!